In questo video vedremo come usare alcuni degli endpoint delle nostre API. Li possiamo consultare accedendo nella nostra documentazione nella sezione API. Le API sono un insieme di regole che permettono di condividere i dati per una comunicazione cloud to cloud. Per questa dimostrazione userò la piattaforma di Postman, utile per la creazione e l'utilizzo delle API. Inizieremo con la generazione dell'access token, che si trova nella sezione di Authorization. Questo endpoint ritornerà un token, un access token, che ci servirà per autenticare le richieste API. Allora, per poter utilizzare questo endpoint e avere l'access token, avremo bisogno di 3 parametri principalmente. Il primo parametro è lo username, che equivale alla mail con il quale ci siamo iscritti, abbiamo accesso alla piattaforma di Tix5. Il secondo è la password e il terzo parametro è il Realm ID. Il Realm ID è in pratica, se noi accediamo alla pagina di login, quindi se noi siamo loggati facciamo logout e entreremo in questa pagina, qui possiamo vedere che nell'indirizzo, dopo la parola realms, avremo questa sezione, questa parte. Questo sarà il nostro realm, in questo caso è gelato. Quindi noi copiamo questo e incolliamo il nostro realm. Copiamo poi l'URL generato inserendo i nostri dati e lo incolleremo all'interno dell'applicazione di Postman. Cliccheremo su più, si aprirà un'altra scheda e incolleremo qui l'URL che abbiamo copiato precedentemente. Dopodiché ci basta cliccare su Send. Cliccando su Send verrà inviata la richiesta di autorizzazione e verranno generati vari token. Quello di nostro interesse è l'Access Token. E quindi copieremo la sezione compresa tra le virgolette che utilizzeremo prossimamente per poter autorizzare i prossimi endpoint che vi mostrerò. Allora, quindi passiamo a utilizzare, entriamo nella sezione Device nella nostra documentazione API Reference e clicchiamo su Device List. Device List ci permette di visualizzare la lista dei dispositivi che il nostro utente è in grado di vedere a seconda del ruolo che abbiamo su Things5. Ci basterà copiare l'URL generato, entriamo su Postman, incolliamo l'URL precedentemente copiato e ci servirà l'autorizzazione. Quindi noi andiamo nella sezione Authorization di Postman e selezioniamo Bearer Token. Dopodiché ritorniamo nella sezione dell'Access Token che abbiamo precedentemente generato. Selezioniamo e copiamo l'Access Token. Mi raccomando, il codice generato tra le virgolette. E qui incolliamo il nostro Access Token. Premendo Send verrà stampata la lista dei dispositivi che noi possiamo visualizzare. Se la lista dei dispositivi è troppo lunga e quindi non riusciamo a visualizzare tutti quanti i dispositivi che il nostro utente è in grado di vedere, allora nel parametro After, alla fine della nostra stampa, qui sarà presente un codice. Noi dovremo copiare questo codice e tra i parametri qui dovrebbe essere presente il parametro after. Per poter utilizzare il parametro after ci basterà incollare qui il codice generato nel parametro after, copiare, reincollare in Postman, rimettere l'access token in bearer token in authorization e ripremendo send avremo la lista che continua dall'ultimo device che abbiamo visualizzato. Però questo capita soltanto se la nostra lista è troppo lunga. Nel caso ci interessi soltanto una
macchina, allora possiamo semplicemente filtrare la lista inserendo il seriale della macchina. Facciamo un esempio, copiamo il seriale di questa macchina, lo incolliamo, copiamo, reincolliamo, controlliamo su authorization che sia presente il nostro token, è già presente, clicchiamo send e abbiamo soltanto quella macchina stampata. Per poter utilizzare questo endpoint ci basterà avere come permesso view devices vista dispositivi. Passiamo al prossimo endpoint che ci permetterà di leggere le metriche di una macchina. Il prossimo endpoint è Matrix Read e per questo endpoint avremo bisogno di più parametri. Matrix Read, questo endpoint, ci permette di poter visualizzare la lista delle metriche nel tempo e dei loro valori. Ci servirà inserire il timestamp, che sarebbe un formato della data. In questo caso viene utilizzato il formato ISO 8601 e qui è presente l'esempio che possiamo incollare e modificare a nostro interesse. Ed è formato dall'anno, dal mese, dal giorno, ora, minuti e secondi. In questo caso ho inserito la data del 27 maggio e ho inserito dalle 9:45 alle 10 che nella corrente time zone sarebbero dalle 11:45 alle 12, quindi mezzogiorno, perché il nostro orario nel mese di maggio siamo già nell'ora legale, quindi UTC+2. Sarà necessario inserire una metrica da poter monitorare e in questo caso della nostra macchina ho utilizzato Board Probe che ho recuperato dalla sezione firmware e sarà necessario anche copiare il device ID della macchina che troviamo nella nostra piattaforma di Things5 nel link dopo Machines, oppure possiamo recuperare il device ID con l'endpoint che abbiamo utilizzato precedentemente, device list, e lo troviamo nella sezione ID. Quindi copiamo il nostro URL generato nella sezione di documentazione, lo incolliamo, copiamo il nostro device ID e lo incolliamo nell'URL incollato in Postman nella sezione di device ID. Controlliamo se in authorization nella sezione bearer token è presente il nostro access token, dopodiché possiamo cliccare su send. Quindi avremo tutti i valori del nostro parametro board probe nella sezione metriche con tutti i valori nella fascia oraria che abbiamo inserito, quindi dalle 9 ai 45, cioè dalle 11:45 fino alle 12, che qui è indicato appunto come le 10. Per quanto riguarda i permessi necessari per poter utilizzare questo endpoint, è necessario abilitare View Devices, vista dispositivi. Adesso utilizzeremo l'endpoint Parameters Read. Parameters Read ci permette di poter visualizzare i parametri presenti nella sezione configurazione della nostra macchina. Quindi per questo endpoint ci servirà utilizzare il device ID che, come vi ho mostrato prima, è possibile copiare dalla piattaforma di Things5 oppure utilizzando l'endpoint device list. Copiamo questo, incolliamo in Postman, copiamo il device ID, lo incolliamo in Postman nella sezione del link in device ID, controlliamo l'autorizzazione
e possiamo cliccare su Send. Qui adesso avremo tutta la lista dei parametri di quella macchina. Infine parliamo dell'ultimo endpoint, Parameters Write. In Parameters Write dobbiamo accedere a configurazione, possiamo scegliere per esempio nella sottocategoria di Blast Chilling, scegliamo questo parametro e vogliamo modificare questo da 80 a 90 gradi centigradi. Quindi copiamo la sua traduzione e andiamo a cercarla nel firmware. Per poter accedere al firmware, gli utenti standard non possono, soltanto gli admin, quindi questa operazione la può fare un admin, o almeno chiede all'admin di poter farsi avere il nome del parametro che si sta cercando. Quindi andiamo nella sezione configurazione nel firmware e cerchiamo, utilizzando il filtro di ricerca integrato in Things5, il nome del parametro, che è questo. Infatti tra le parentesi abbiamo la traduzione e questo in grassetto è il nome del parametro. E da qui abbiamo le caratteristiche del parametro, quindi il tipo, che è float, quindi a virgola mobile, il suo massimo e minimo, la sua categoria e la unità di misura. Una volta copiato il nostro parametro, andiamo nella documentazione API di Things5 e possiamo inserire il nome del nostro parametro, che è questo. Però ci servono altre informazioni, ci siamo dimenticati il device ID. Il device ID di questa macchina lo troviamo nel link dopo Machines. Dopodiché ci servirà, oltre il nome del parametro, anche il tipo, e abbiamo detto che è un tipo float, e il valore da 80 abbiamo detto 90 gradi. Quindi possiamo copiare il nostro endpoint e possiamo incollarlo su Postman. Ci servirà l'autorizzazione, quindi il bearer token. Incolliamo il nostro bearer token aggiornato e possiamo fare send. È andato a buon fine. Infatti se adesso controlliamo nella sezione di Blast Chilling possiamo vedere che il suo valore è arrivato a 90.